Allora, siamo qui nel mio covo creativo che è semplicemente una mansarda dove, come potete vedere, abbiamo una dimensione analogico-digitale. La parte digitale chiaramente è ovvia e necessaria, ma è altrettanto importante, se non indispensabile, la parte chiaramente analogica, che se riuscirò a inquadrarla, quindi con i colori, con tutto quello che poi serve, anche la foto di mia figlia, i disegni di mia figlia, una serie di libri. Questo per dirvi che la scrivania è una persona che vuole sviluppare la fantasia e la creatività, non può non essere composta da elementi analogici, ovvero per analogico io intendo tutto ciò che si può utilizzare manualmente, quindi colori, fogli, carta, forbici, colla, scotch e tutto quello che ci permette di concretizzare le idee. Ci sono molti grafici che dicono che il lavoro è finito solo quando è stampato. Non si può infatti immaginare di lavorare solamente al computer, perché il lavoro che facciamo al computer è essenzialmente un lavoro soprattutto cognitivo, un lavoro mentale che ha poi bisogno di un riscontro nella realtà e come abbiamo detto il lavoro manuale ci aiuta a sviluppare la psicomotricità, quindi anche il coordinamento tra cervello e mano, quindi disegnare, scrivere è molto molto importante, non solo per i bambini ma anche e soprattutto per noi adulti, perché con l'avanzare dell'età in qualche modo si inceppano queste facoltà, quindi noi dobbiamo continuare ad allenarle. Quindi non dimenticate mai di avere un taccuino, una penna, un po' di carta con voi. Questo lo dicono tutti i creativi e lo dico anche io, perché mi occupo di fantasiologia e la fantasiologia è un presupposto necessario per la creatività. E allora andiamo a costruire insieme il nostro gruccio che abbiamo già conosciuto, quindi partiamo dalla nostra stampella e con un po' di carta, forbici, colla e colori creiamo quindi gruccio, che è quindi un oggetto nato da un'idea fantasiologica. La differenza tra la creatività e la fantasia è proprio questa: la fantasia è un'intuizione, un'idea che ci permette di immaginare e di pensare cose anche impossibili. Con la creatività magari qualcuna di queste idee scopriamo che effettivamente può essere realizzata e la concretizziamo, e ora vediamo come. Eccolo qua il nostro gruccio che dalla nostra fantasia è atterrato fin qui per diventare magari il protagonista di una storia che potete creare per i vostri bambini, per i vostri nipoti, o magari se siete delle insegnanti per i bambini della vostra scuola, perché ci sta che magari questo gruccio abbia tanta voglia di volare per le camerette dei bambini e aiutarli a capire che è divertente raccogliere i vestiti e poi farli volare dentro all'armadio. Raccontatemi voi quali possono essere le storie di Gruccio, o se con la gruccia potrete magari inventare altri personaggi e quindi altre storie. Per adesso io e Gruccio vi salutiamo, alla prossima!